Ce la farò, non facevo un intro da tempo, devo essere sincera. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona e finalmente oggi vi mostro un progetto che mi avete tanto chiesto, infatti mi avete anche mandato delle foto su Facebook. Parlo proprio del cappellino berretto in cotone super in trend, infatti secondo me è il trend del 2025, ma anche l'anno scorso girava molto questo modello. In particolar modo è molto virale quello appunto rete, l'abbiamo visto in tutte le salse, non giriamoci intorno, ma io vi propongo una versione molto più originale con questa texture appunto di lavorazione meraviglioso. Dunque ci tengo a precisare che questo non è farina del mio sacco del tutto. Momi non predica bene e razzola male, assolutamente no. Se ho visto una foto e ho replicato il progetto lo dico benissimo, solo che non so chi ha realizzato il pattern perché mi sono state inviate delle foto da voi su Facebook, ripeto. Comunque ho personalizzato il tutto, vedrete nel corso del tutorial che sperimento insieme a voi, perché ovviamente dalla foto sì, si capiscono i punti di lavorazione ma non del dettaglio. Infatti questa è stata proprio una prova e non è chissà che cosa, non mi faceva impazzire. Infatti qui notate che ho fatto soltanto 2 blocchi di ventaglietti, mentre sul cappello vero e proprio del tutorial che ho personalizzato abbiamo 3 blocchi di ventaglietti. Insomma, ho cambiato un po' lo schema perché, ripeto, dalla foto non si riusciva a capire molto bene quali punti, né il multiplo né niente. Sono molto soddisfatta di aver buttato giù questo progetto, questo schema, che tra l'altro non è affatto difficile, anzi è molto semplice. Poi ci sono io passo passo che vi spiego tutto, vi spiego infatti come andare a realizzare questa bellissima texture. Comunque per questo berretto in verde ho utilizzato 50 grammi di filato, ma anche per questo nella variante blu, e poi ho utilizzato un po' di accessori, in questo caso delle perline e un filo in nylon trasparente elastico tra l'altro, che viene utilizzato per la realizzazione di bijou. Tutti i materiali li ho acquistati e trovati da Teddy. Uncinetto di lavorazione 3,5, mentre per la versione in blu ho utilizzato delle conchigliette che ho preso sempre da Teddy e delle catenine con degli anellini, materiali che già avevo da anni perché tantissimi anni fa facevo anche gioielli bijou, quindi me li sono ritrovata e li ho utilizzati per questo progetto perché sinceramente non volevo spazientirmi ad inserire perline su perline anche per un secondo berretto. Infatti l'applicazione delle catenine è quella più veloce e se non avete voglia di spazientirvi vi consiglio di utilizzare questa piuttosto che le perline. Poi io le ho aggiunte soltanto sulla parte davanti, non sulla parte dietro, perché non aveva alcun senso. Poi anche su TikTok, sulle live mi avete consigliato no, mettile solo sul davanti di modo che incornicino il viso, e così ho fatto anche stavolta, vi ho ascoltate. Dunque io spero che il progetto vi piaccia, spero proverete a replicarlo. Una versione molto più originale della solita appunto rete. Guardate i ventaglietti, ve li faccio vedere più da vicino, cioè meritano davvero. Poi io tra l'altro penso che questo modello di berretto cappello non mi stia affatto, non lo so, ditemi, secondo voi mi sta? Non lo so, forse per la forma del mio viso? No. Poi, non lo so, vi aspetto giù nei commenti. Io comunque in ogni caso, anche se penso questo, penso di utilizzarli, di indossarli anche adesso che siamo in primavera, anche in estate, perché comunque ci proteggono dal sole e dopo averli fatto e averci speso del tempo, che fa? Non li indossi? Certo che sì. A questo punto vi lascio direttamente al tutorial, quindi sigla! Faccio un anello magico avvolgendo il filo attorno alle dita in questo modo, quindi incrociate così, prendete il filo, il secondo, e andate a bloccare con una catenella. All'interno di questo anello magico farò 12 punti alti. Il primo lo sostituisco dai 2 punti bassi, uno sull'altro, e poi ne lavoro altri 11 per un totale di 12. Lavorati i 12 punti alti, tiriamo la coda dietro e chiudiamo il tutto.
Chiudiamo ulteriormente il giro andando nel primo punto alto con punto bassissimo. Catenella, giro numero 2. Per ogni punto al di sotto faremo 2 punti alti. Il primo punto alto lo sostituisco dai 2 punti bassi, nello stesso punto lavoro un altro punto alto per un totale di 2 e ripeto un aumento per ciascun punto. Durante questo secondo giro mi ritroverò 24 punti alti. Terminati i 12 aumenti andiamo a chiudere nel primo punto con punto bassissimo. Catenella, giro numero 3. Nel primo punto facciamo un punto alto, nel punto successivo facciamo un aumento, 2 punti alti nello stesso punto. Un punto alto nel primo, un aumento nel secondo. Ripetiamo questa sequenza per tutto il giro. Di giro in giro aumentiamo di 12 punti, per cui durante questo terzo giro ci ritroveremo con 36 punti alti. Ho terminato il mio quarto giro con un punto alto nel penultimo punto e un aumento nell'ultimo. Lo posso andare a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto. Durante il quinto giro invertiamo l'aumento, lo facciamo ad inizio giro. Catenella e lavoro nel primo punto 2 punti alti. Nei prossimi 2 punti un punto alto singolo. Ripeto per tutto il giro, 2 punti alti nel primo punto e nei prossimi 2 punti un punto alto singolo. Al termine del giro ci ritroveremo con 48 punti. Terminerò il quinto giro con un aumento nel primo punto e 2 punti singoli negli ultimi 2 punti. Andrò avanti per altre 3 righe per un totale di 8 righe. In teoria dovrei arrivare ad un diametro di 17 cm, ma mi mantengo un centimetro in meno, sempre per lo stesso fatto che il filato col tempo cede. Infatti anche per questo cappello ho raggiunto un diametro da 16 cm e come avete visto in anteprima la misura è perfetta anche se ho tolto un centimetro. Per adattare lo schema alla tua taglia o alla taglia dei più piccini basterà prendere una misura utile, quindi vai a misurare la circonferenza della tua testa, come nel mio caso 55 cm, dividi per 3,14, ovvero il pi greco, ti uscirà fuori un numero, nel mio caso 17. 17 sono i centimetri che dovrai riportare sul tuo pannello tondo, ecco perché io andrò a lavorare altri 3 giri. Fai anche tu allo stesso modo e poi ci rivediamo per continuare il nostro progetto, andare a realizzare il corpo del nostro cappello e quindi questa bellissima fantasia. Ho completato i miei 8 giri, adesso proseguiamo per il giro numero 9 dove andremo a lavorare il punto granny dei gruppi di 3 punti alti, molto semplice. Facciamo una catenella, nello stesso punto andiamo a lavorare esattamente 3 punti alti. Fatto il primo gruppo saltiamo 2 punti e nel terzo punto lavoriamo un secondo gruppo di 3 punti alti. Saltiamo 2 punti e nel terzo punto lavoriamo un altro gruppo e continuiamo così per tutto il giro finché non lo terminiamo. Terminato il giro, lavorato insomma l'ultimo gruppo di 3, si saltano 2 punti e si va a chiudere nel primo punto con punto bassissimo. Continuiamo per il giro numero 11, mi sposto con altri 2 punti bassissimi, un altro punto bassissimo tra un gruppo e l'altro e da qui riparto, proprio tra un gruppo e l'altro vado a fare il primo gruppo di 3.
Prendo il filo, salto questo gruppo e vado direttamente nello spazio. Durante questo giro, insomma, lavoreremo gruppi di 3 punti alti in ciascun spazio sottostante. Lavorato l'ultimo gruppo di 3 nell'ultimo spazio, andiamo a chiudere il giro con punto bassissimo. Procediamo col giro numero 11, faremo dei punti bassi e degli archetti costituiti da 3 catenelle. Faccio una catenella, entro direttamente in questo spazio e faccio un punto basso. Faccio 3 catenelle che vanno a sostituire i punti alti e poi faccio un punto basso tra un gruppo e l'altro. 3 catenelle, un punto basso tra un gruppo e l'altro. 3 catenelle, un punto basso tra un gruppo e l'altro e continuo esattamente in questo modo per tutto il giro. Termino il giro con le ultime 3 catenelle, salto il gruppo e vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto basso. Giro numero 12, mi sposto con un punto bassissimo nelle prime 3 catenelle di separazione, faccio una catenella e in questo arco vado a lavorare 7 punti alti. 2, 3, 4, vado nell'archetto successivo, faccio un punto basso, poi faccio 3 catenelle, arco successivo, un punto basso, per la seconda volta altre 3 catenelle ed un punto basso nell'archetto successivo e prima di andare avanti facciamo un breve riepilogo. Ventaglietto nel primo arco, un punto basso nel secondo arco più le 3 catenelle, secondo punto basso nel terzo arco più le 3 catenelle, un punto basso nel quarto arco. Questa è la sequenza da ripetere per tutto il giro. Prendo il filo e nell'archetto successivo faccio 7 punti alti. Punto basso nel secondo arco, 3 catenelle, punto basso nel terzo arco più le 3 catenelle, punto basso sul quarto arco e mi fermo qui e vado a ripetere questa sequenza per tutto il giro. Sono al termine del giro, ho fatto gli ultimi 7 punti alti, ho gli ultimi 3 archetti, vado a completare il modulo che finora vi ho mostrato. Punto basso nel secondo archetto, 3 catenelle, punto basso sul terzo archetto, 3 catenelle, punto basso sul quarto ed ultimo archetto. Da qui vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto alto. Riparto esattamente da qui, faccio una catenella e intanto vado a lavorare un punto alto in ciascun punto alto che ho al di sotto. Ne ho 7, uno in ciascuno. Poi faccio un punto basso nel primo archetto, 3 catenelle e un punto basso nel secondo archetto. Esattamente da questo punto vado direttamente nel primo punto di 7 e vado a fare un punto alto in ciascun punto al di sotto. Settimo ed ultimo punto, ripeto quello che ho fatto prima, punto basso con le 3 catenelle. Il primo lo faccio nel primo arco, 3 catenelle,
e il secondo punto basso lo faccio nel secondo arco e da qui riparto lavorando un punto in ciascuno e così via fino a terminare tutto il giro. Al termine del giro ovviamente ci ritroviamo gli ultimi 2 archetti. Rimaniamo sempre fedeli alla sequenza dei punti. Nel primo archetto facciamo un punto basso, 3 catenelle, un punto basso. Ci andiamo a chiudere ovviamente nel primo punto alto con punto bassissimo. Ora voglio fare ancora più mio lo schema, quindi improvviso insieme a voi e piuttosto che fare questa lavorazione che non mi piace molto onestamente perché è un po' confusionaria, vorrei fare in un altro modo. Faccio un punto basso nel primo punto alto, 3 catenelle, salto un punto e vado nel successivo, un punto basso, 3 catenelle, salto un punto e vado nel successivo, un punto basso, 3 catenelle, salto un punto e vado nel successivo, un punto basso, 3 catenelle, nell'unico archetto che mi ritrovo faccio un punto basso e di nuovo 3 catenelle e continuo con questa sequenza, punto basso nel primo punto alto, 3 catenelle, salto un punto e vado nel successivo. Insomma, per tutto il giro ripeteremo questa sequenza, un punto basso più le 3 catenelle, si salta un punto e si va avanti. Quando abbiamo terminato la lavorazione dei ventaglietti andiamo a fare nell'unico archetto che ci ritroviamo intanto 3 catenelle, punto basso più 3 catenelle. Sono al termine del giro, quindi ho fatto le ultime 3 catenelle, vado a fare un punto basso nell'ultimo archetto e concludo chiaramente con le 3 catenelle e un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. Iniziamo il giro successivo, mi sposto con un punto bassissimo nel primo archetto, una catenella e durante questo giro vado a ripetere quello che ho fatto prima quando ho realizzato i 7 punti alti per fare il primo ventaglio. Ma anziché lavorare il ventaglio sopra il ventaglio al di sotto, ci spostiamo e lo lavoro proprio al centro tra un ventaglio e l'altro. Quindi intanto andiamo a fare nel primo archetto un punto basso, subito dopo le 3 catenelle, un punto basso nel secondo archetto, più 3 catenelle, un punto basso nel terzo archetto. E intanto abbiamo lavorato soltanto 3 archetti. Direttamente da qui prendiamo il filo, andiamo nel punto basso che ci ritroviamo e andiamo a lavorare un ventaglio di 7 punti alti. E voilà! Quindi abbiamo un ventaglio tra un ventaglio e l'altro al di sotto. Procediamo. Ovviamente l'archetto successivo si salta, vado direttamente nel secondo e vado a fare un punto basso, proprio come ho fatto qui. Dopo il punto basso ho saltato un archetto e ho lavorato il primo ventaglio. Quindi primo punto basso, facciamone altri 2. 3 catenelle, secondo punto basso. Altre 3 catenelle e il terzo punto basso. Direttamente da qui saltiamo questo archetto, andiamo direttamente nel punto basso che abbiamo al centro e facciamo un ventaglio di 7 punti alti. Settimo ed ultimo punto alto, salto questo archetto e vado di nuovo a ripetere la sequenza da quello successivo e continuiamo così per tutto il giro finché non lo terminiamo. Terminerò il giro con l'ultimo ventaglio di 7 punti alti. Salto le 3 catenelle e vado a chiudere direttamente nel primo punto basso con punto bassissimo.
Mi sposto nel primo archetto con un punto bassissimo, faccio una catenella e inizio il giro successivo. Vado a ripetere quello che ho fatto durante questo giro, dove ho lavorato un punto alto in ciascun punto del ventaglio al di sotto. Quindi nel primo archetto farò un punto basso più le 3 catenelle e un punto basso nell'archetto successivo, per un totale di un archetto. Direttamente da qui vado a lavorare il primo punto di 7. Direttamente da qui vado a lavorare un punto basso nel primo archetto, 3 catenelle, un punto basso nel secondo archetto e da qui ripeto un punto alto in ciascun punto alto dei 7 al di sotto. Esattamente in questo modo. Quindi ripetiamo anche in questo caso la sequenza mostrata per tutto il giro e ci vediamo alla fine. Bene, ho terminato anche questo giro, quindi ho fatto gli ultimi 7 punti, uno in ciascuno. Non mi rimane che andare a chiudermi nel primo punto basso con punto bassissimo e da qui si riparte. Adesso io ho indossato il cappello e ancora è un po' corto, quindi penso proprio che andrò a ripetere per l'ultima volta questa sequenza di punti, a partire dal punto basso, catenelle, punto basso, salto un punto e ripeto per tutto il giro, poi ripeto il giro col ventaglietto singolo di 7 punti alti e poi ripeto il terzo ed ultimo giro fatto insieme. È inutile rimostrarvelo, già ve l'ho mostrato una seconda volta. Ovviamente partiremo con il ventaglio di 7 punti alti esattamente da qui. Bene amiche ed amici, ho ripetuto gli ultimi 3 giri come vi avevo mostrato prima, quindi questo terzo ventaglio del terzo blocco ovviamente si trova proprio sopra al primo fatto. Lo schema rimane invariato come vi dicevo prima, magari facciamo un breve riepilogo. Dopo aver fatto questo giro insieme a voi ho ripetuto un punto basso, 3 catenelle, ho saltato un punto e ho fatto un punto basso per tutto il giro. Durante il secondo giro ho invece ripetuto i 7 punti alti, il primo ventaglio insomma, nel punto basso come avevamo fatto prima, e durante il terzo ed ultimo giro ho lavorato un punto alto in ciascun punto al di sotto, punto basso nel primo archetto, 3 catenelle, punto basso e così via. Insomma, lo schema è uguale. Adesso andrei a rifinire il tutto perché comunque mi ritrovo a questi centimetri, ho provato il cappellino e va più che bene, ma in generale anche voi potete fermarvi a queste dimensioni. Sono esattamente a 16 centimetri, quindi gli stessi centimetri che avevo sviluppato per il diametro precedente. Andiamo a rifinire il tutto. Ho fatto già una catenella, faccio una seconda, una terza catenella e sempre nel primo punto faccio un punto bassissimo. Ok, poi mi sposto nel punto successivo con un punto bassissimo, ne faccio un altro e da qui faccio 1, 2, 3 catenelle, vado sempre alla base e faccio un punto bassissimo, quindi faccio un punto bassissimo nel punto successivo e nel secondo faccio un punto bassissimo, 3 catenelle e punto bassissimo alla base e procedo in questo modo: punto bassissimo nel primo, nel secondo e nel secondo aggiungo 3 catenelle più il punto bassissimo nel punto basso, poi sono nell'archetto e qui faccio punto bassissimo, 3 catenelle, punto bassissimo sempre alla base, non cambia nulla, e proseguo in questo modo per tutto il giro. Bene, terminato tutto il giro di rifinitura possiamo staccare il filo e con l'ago possiamo andare a chiudere il nostro lavoro. Entro nel primo punto basso, al centro della catenella qui, ok, giro il mio lavoro. Nel frattempo avete notato le perline, ma adesso vediamo tutto insieme. Vado a bloccare il filo proprio dietro. Ok, così, e poi mi raccomando andiamo a disperdere tutto l'eccesso qui tra i punti
Dobbiamo avere un po' di pazienza, blocchiamolo, mi raccomando, per bene, così non c'è il rischio che scappi e poi si veda quando indossiamo il nostro copricapo. E voilà, progetto completato. Guardate che spettacolo, che meraviglia di lavorazione, è strepitoso. Per applicare questi accessori basteranno delle perline. Io ho applicato queste color perla, appunto. Poi ho utilizzato, all'inizio avevo utilizzato lo stesso filato di lavorazione, però si sfaldava un attimino e la situazione era precaria. Passando sempre da Teddy ho visto questo filo trasparente un po' elastico che serve per bijou. Infatti entrambi i prodotti erano nello stesso reparto. È un ago abbastanza piccolo per cucire che riesca a passare insomma attraverso le perline. Ho studiato diversi metodi per applicare ste perline, ci vuole un po' di pazienza. Io ne ho applicate un bel po' lungo la parte davanti, dietro non ha senso secondo me perché comunque non si notano tanto, meglio sul davanti così incorniciano proprio il nostro viso. Devo applicare giusto l'ultima fila. Ho provato diverse tecniche e credo di aver trovato la soluzione più veloce, ecco. Dunque faccio passare il filo attraverso l'ago, salto un punto picot e vado nel successivo, entro nella catenella centrale così e faccio passare il filo. Io faccio così, sicuramente ci saranno altri metodi, chi fa gioielli, bijou, usa perline e accessori del genere sicuramente avrà qualche tecnica migliore. Io sinceramente ho sperimentato un po' e faccio in questo modo, anzi se conoscete qualche tecnica scrivetemela pure, imparo anch'io, insomma, non si finisce mai di imparare. Prendo esattamente 11 perline, ok, ne ho prese di meno perché c'è questa perla allungata. Mi aiuto con una pinza per bijou per avere maggiore presa, altrimenti non passano le perline perché l'ago scivola sulle dita. Siccome questo filo è adatto appunto per bijou, faccio passare l'altra estremità attraverso tutte le perline che ho. Questo è il metodo più veloce secondo me. Poi ripeto, se conoscete altri metodi, quindi ho fatto passare entrambi i fili per bijou attraverso le perline e ora faccio semplicemente 3 nodini per sigillare il tutto. Può sembrare che da un momento all'altro questi nodi si sfilino, però io cosa faccio dopo aver fatto questo? A parte che i nodini sono ben sigillati, vado a tagliare un po' di eccesso e poi mi aiuto con un accendino per sigillare bene il tutto. Ora ripeto, non sono un'esperta, se avete consigli sono tutti ben accetti. Applicate tutte le perline, questo sarà il risultato, ma già l'avete visto anche indossato. È davvero una meraviglia e comunque non bisogna essere troppo precisi, non preoccupatevi. Poi se non volete spazientirvi con le perline, ago e filo, vi suggerisco di applicare invece questi accessori. Allora, queste sono delle catenine per realizzare delle collane, queste che ho nella busta. Alcuni materiali già li avevo, altri per esempio come questi, le conchigliette, le ho acquistate da poco insieme alle perline e al filo per bijou. Accorreranno anche degli anellini per applicare appunto la conchiglietta, quindi basta aiutarsi con delle pinze, aprire l'anello, far passare sempre l'anello attraverso il punto, chiudete ed il gioco è fatto. Stessa cosa per queste catenine. Per agganciare la catenina invece ho utilizzato questi anelli più piccoli che sono indicati per la realizzazione di gioielli, infatti non fanno ruggine, non c'è nickel e tutto questo materiale, ripeto, l'avevo acquistato moltissimi anni fa perché prima realizzavo anche gioiellini all'uncinetto, ma non solo. Per un'applicazione più facile e veloce sicuramente vi consiglio anche questa. E questi sono i 2 copricapo, cuffiette all'uncinetto, super estivi. Poi questi accessori fanno davvero la differenza insieme al punto utilizzato di lavorazione. Fantastico, quale vi piace di più, il blu o il verde? Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che il progetto vi sia piaciuto, spero abbiate apprezzato lo schema, la texture di questi ventaglietti molto più originale del solito berretto appunto rete con le perline. Insomma, fatemi sapere giù nei commenti, fatemi sapere se lo replicherete e mi raccomando non dimenticatevi a taggarmi sui vostri post, storie di Instagram, insomma se lo fate citatemi, ci tengo tanto, mi fa piacere vedere i vostri progetti realizzati con i miei tutorial. Per qualsiasi dubbio o informazione vi aspetto giù nei commenti, non esitate a scrivermi, nelle mie possibilità vi rispondo
rispondo. Sarò lieta anzi di rispondervi. A questo punto vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Ve lo dico ad ogni tutorial, quest'estate è ricca di progetti all'uncinetto scoppiettanti, quindi mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, se sei passato qui per caso, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti le notifiche dei prossimi progetti, ma anche post e contenuti che pubblico quasi tutti i giorni anche qui sul canale. Seguimi anche sui social. Grazie ancora, alla prossima, un bacino a tutti!